Buongiorno! Il terzo episodio poi si apre con i nostri agenti dello SHIELD catapultati nel 1955 vicino all'Area 51, che scopriamo essere tra l'altro una base operativa dello SHIELD. Interessante. We know Area 51 is a SHIELD base. We do? All the areas are. Wow, Conspiracy Me was so right. Quindi complottisti e amanti delle teorie complottiste, eccovi la verità. L'Area 51 è una base dello SHIELD. Abbiamo anche qui un logo super bello, stile un po' appunto anni 50, alieni, fantastici questi loghi. Nella base si infiltrano Coulson e Simmons, travestita da Peggy Carter tra l'altro. Sono sicura che stava fangirlando un sacco all'interno per questa cosa, dato che sappiamo benissimo quanto sia fan di Peggy Carter e come biasimarla, lo sono benissimo anch'io. You are on our visitor list, but your secretary's not. Oh. She's not my secretary. She's my boss. I think you'll agree. I don't need to be on the list. Right. Sorry, ma'am. It's an honor. Right this way, Miss Carter. You're enjoying this way too much, Peggy. Anche se penso che sia un modo per far collegare Agent of S.H.I.E.L.D. a Agent Carter e quindi solo menzionare Peggy ma non mostrarla, al che sono molto triste. Speravo veramente che ci fosse un cameo di Peggy Carter. E comunque Coulson e Simmons che vanno undercover mi riporta un sacco indietro alla prima stagione, quando erano andati undercover insieme su quel treno in cui c'era anche il cameo di Stan Lee. Quanto sono cresciuti! All Mom ever wanted was your love. To be with you. At our two-story Victorian home in the Cotswolds. But could you even give her a moment? What with your banking job requiring you to travel to the States from Tuesday to Saturday every other week? No! E all'interno di quest'area si sta portando avanti il progetto Helios, che è un progetto intento a ricercare nell'ambito della fusione ionica. Inoltre Heavy Spoilers ha colto un possibile riferimento nel nome Project Helios, in quanto Helios è il nome del padre di Cersei, che è una delle protagoniste del futuro film sugli Eterni. Quindi ci potrebbe essere un mini riferimento a questa cosa. E poi Helios è anche il nome del dio del sole. Mentre Coulson e Simmons cercano di scoprire chi all'interno dello staff scientifico è in realtà un Chronicom, vogliamo parlare di quell'interrogatorio, quanto era divertente. Vengono interrotti da Daniel Sousa. Sì, vediamo il primo crossover all'interno di questa settima stagione tra Agent Carter e Agent of S.H.I.E.L.D. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Susa, ci è rimancato, che bello! Vediamo una scena poi molto potente e anche particolarmente attuale all'epoca in cui siamo adesso, in quanto Mac e Yo-Yo cercano di estrapolare informazioni dalla gente che hanno rapito per sapere di più appunto riguardo a questo progetto Helios. Non riescono ad avere informazioni anche perché questo agente risulta essere particolarmente sessista e razzista, quindi entra in gioco Dick in quanto uomo bianco con appunto il suo white privilege e riesce a scoprire delle informazioni in più. How'd it go? He called me an Oriental. I had to pull her away. So, we got nothing. Sorry. I could take another run at him, just saying. No, violence is not an option. If you say so. So now what? What? You could go talk to him. Couldn't hurt. Might even work. Look, I know I got away with words. Some might even call it the gift of gab. Nobody ever Yeah, said no. Just why me? I have zero shield training. What makes you think he's gonna give me the time of day? Don't make us say it. Wait, it's not because of the... This? Okay.
white privilege. 100 punti in più per Agent of S.H.I.E.L.D. per aver menzionato il white privilege. E se non sapete cosa sia il white privilege, fate un po' di ricerche su Google. Quindi dopo l'incontro tra Susa e la finta Peggy Carter e Coulson, ovviamente Susa si fa due domande su cosa stiano facendo queste due persone infiltrate nella base operativa S.H.I.E.L.D. e li imprigiona. Arrest that man, whoever he is. Arrest? Agent Sousa. Wow, big fan. Quanto sono relazionabili però Coulson, che è da sempre il fanboy Marvel, che fa appunto il fanboy quando incontra Susa. Sorry, really? Let me out of here right now. I'm a fan. He really is! E Simmons, che internamente sicuramente stava fangirlando per essere Peggy Carter. Per salvarli arriva poi Daisy, che si finge un agente della CIA. Not to be rude, but it's been one of those days, so produce some credentials or I'm gonna put you in handcuffs. Here. I should inform you that's not my real name. My initials are C-I-and-A. Catch my drift? Subtle, but yeah, I get it. Vediamo poi una scena super femminista e badass con May e Yo-Yo vestite da pilota donna che si infiltrano appunto nella base operativa S.H.I.E.L.D. Vediamo che passano inosservate in quanto le pilote donna c'erano fin dagli anni 40 e venivano definite Wasps. Tra l'altro Wasps, anche lì Ant-Man and the Wasp. E ne parla l'attrice che interpreta Melinda May, Ming-Na Wen, durante la live fatta per il primo episodio di Agent of S.H.I.E.L.D. che trovate su YouTube, vi lascio il link in descrizione. E parla appunto di come fossero queste donne pilota, soprattutto di etnie come appunto asiatica, sudamericane, che svolgevano il loro lavoro da appunto pilote donna. Può essere anche un piccolo riferimento a Capitan Marvel, dove vediamo appunto Carol Danvers, che è una pilota donna. So after everything we've seen, no one blinks twice at a woman pilot? Women pilots in the 40s and 50s outflew the men. They had to, since we were towing the targets for target practice. Whoa, impressive. But still... Sexist? Yeah. L'agente che era stato catturato poi riesce a liberarsi dalla cella in cui era confinato e si guarda tutto attorno e capisce che c'è qualcosa che non va e che è stato rapito, ma insomma da chi? È su una navicella spaziale negli anni 50, c'è qualcosa che non torna. Now, what kind of commies are you? I can explain. Just rather not. Daisy e Simmons riescono poi a fermare il piano dei Chronocoms usando un dispositivo MP che disattiva sia l'Helios, sia i Chronocoms, sia anche Coulson. Here we go. Coulson, diccelo, hai avuto un breakdown, vero? Tranquillo, tanto ti riavvii da solo tu, non è un problema. L'episodio poi termina appunto con Dick e Mac che spaventano la gente che avevano catturato dicendogli che sono degli alieni che vengono dal futuro e quindi anche portando avanti un po' la convinzione che nell'Area 51 appunto ci siano gli alieni. Earthling, you will not reveal what you've seen here today. Or the next time we abduct you, you will be proved. Comunque, cosa importantissima. Quanto cavolo sono belli i costumi, cioè, sono fantastici. Tutti questi costumi di scena storici, bellissimi. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Ciao! I've calculated every possible outcome. Bitch, where?